Sono arrivato a Varsavia a fine maggio, in una settimana che di primaverile aveva ben poco. Sembrava ancora inverno, tirava un forte vento che sembrava di stare in montagna, ragazzi. Ma da subito, fin da subito, la città mi ha fatto una buona impressione. Ho preso un Uber per arrivare in ostello, l'autista era georgiano e non parlava nessuna lingua a me conosciuta e ne parlo 8, ragazzi. Ma siamo comunque riusciti a capirci ed è stato molto divertente. Madloba, che vuol dire grazie in georgiano. Sabato sera non c'è in giro molta gente, io sto cercando un posto per mangiare. Durante uno dei walking tour ho conosciuto Lilian e siamo andati insieme al concerto di Chopin nel parco. Ragazzi, è tornato Chopin. C'è un concerto di Chopin live a Varsavia. Incredibile e non me lo voglio perdere. Chopin che viene dal Brasile, vero? Sì, certo. Chopin, ragazzi, come sapete, è un famosissimo pianista Brasiliano. brasiliano di dove? San Paolo? Di Sao Paolo. Un paulista. Paulista di São Paulo. Ottimo. Anche lei era a Varsavia per il Polyglot Gathering, il raduno dei poliglotti non lontano dalla città. Con Lilian poi siamo andati a prenderci un caffè in uno splendido bar in mezzo a un parco. Ci sono parole magari anche italiane come io so in Argentina, in Uruguay. Può darsi, adesso non mi ricordo, però... la mamma, la pizza. E poi lei avrebbe continuato per Cracovia prima di andare alla conferenza dove ci saremmo ritrovati di lì a pochi giorni. Nella piazza del centro suonavano, la sera c'era un concerto addirittura, tanta gente, pieno, davvero molto bello, una bella atmosfera direi. Il secondo giorno ho girovagato un po' per la città e mi sono fatto un altro walking tour con l'associazione Orange Umbrella. Se passate da Varsavia, ragazzi, ve la consiglio davvero tantissimo. Albert, una delle guide, è super simpatico ed è anche lui un poliglotta. Ci siamo rivisti alla conferenza un paio di giorni dopo il Ho tour. appena ordinato il caffè e una brioche in polacco, eno espresso i eno francuska cioccolatada proszę, che spero che sia giusto, che non sia mezzo sloveno. Sapevo che mi avrebbe chiesto se il caffè lo volevo single o double, l'espresso, come ti chiedono sempre, però non ero pronto, non ci ho pensato, me l'ha chiesto, lo guardo così. E allora mi fa in inglese single or double, e però poi è tornato a parlarmi in polacco e ho pagato e tutto, sono super contento. Adesso vi racconto un po' quello che ho imparato durante il tour. Grazie ancora Albert, grazie di cuore. Incredibile quanto la felicità spesso derivi dal comparare, no? Cioè io confronto ieri che pioveva con oggi che c'è il sole, oggi sono contentissimo, sembro un bambino con, non lo so, un gioco, gli hanno comprato i Lego nuovi, sono super contento e guardate che giornata. Ragazzi, abbiamo trovato un po' di Italia anche in Polonia. Come vedete c'è il simbolo della Repubblica di Venezia, perché era un palazzo di un mercante veneziano. In realtà mi hanno raccontato la guida che nel 2008 hanno rubato il simbolo che vedete e quindi l'hanno ripristinato. È venuto qualcuno addirittura dall'ambasciata italiana e ha rimesso su il simbolo. È stata una storia abbastanza divertente. Questa, ragazzi, è la piazza dedicata agli eroi della rivolta avvenuta verso la fine della seconda guerra mondiale qui a Varsavia. Tutta la zona era ovviamente occupata dai nazisti e la guida mi raccontava che c'è stata una rivolta
e in realtà si erano preparati per, diciamo, resistere per 3 giorni, perché dall'altra parte del fiume c'era l'Unione Sovietica, c'era l'esercito dell'Unione Sovietica, quindi loro speravano che iniziando una rivolta l'Unione Sovietica, l'esercito, sarebbe poi arrivato in qualche modo a salvarli dai nazisti. Questo non è successo perché i piani di Stalin in realtà erano quelli di occupare la città intera, e quindi si sono detti, beh, lasciamo che polacchi e nazisti combattano tra di loro e poi entriamo in città. E quindi hanno fatto questo monumento che è il memoriale, diciamo, in ricordo agli eroi e alle persone che hanno combattuto durante in realtà ben 2 mesi, perché la rivolta è durata molto di più, ed è questo il motivo per cui in realtà Varsavia è stata completamente rasa al suolo, completamente distrutta, perché poi Hitler ha dato l'ordine di distruggere ogni singolo monumento. L'85%, anzi la guida mi diceva 84%, non so come l'hanno calcolato, della città è stata completamente distrutta. Un'altra cosa che in pochi sanno di Varsavia è che un altro degli edifici che sono rimasti intatti è l'Hotel Bristol che c'è e che si trova nel centro storico della città di Varsavia. All'Hotel Bristol c'è una specie di monumento o un pezzo d'arte, non so bene come chiamarlo, dove hanno conservato tutte le maniglie delle porte di tutte le persone famose che si sono alloggiate in questo hotel. Ho cercato di trovare qualche italiano, non l'ho trovato, sono sicuro che c'è qualcuno. Se venite a Varsavia, ragazzi, andate all'Hotel Bristol, date un occhio e cercatelo, magari siete più bravi di me a cercare. Ci sono stati anche i Rolling Stone nel 67, ragazzi, nel 67. In realtà ci sono i piccioni che mi stanno attaccando. Tutta questa parte faceva parte della cortina di ferro, quindi era parte dell'Unione Sovietica, era al di là della cortina di ferro. I Rolling Stone sono venuti e hanno fatto un concerto proprio a Varsavia. In realtà dovevano andare a Mosca, il concerto è stato cancellato e sono venuti a suonare qui. Immaginatevi però la Polonia del 1967, ragazzi, dove la musica rock praticamente non esisteva in questa parte del mondo, e addirittura il concerto, i biglietti per il concerto erano stati dati soltanto all'elite del partito, diciamo, comunista, no? E quindi i Rolling Stones si sono trovati a suonare di fronte a un pubblico praticamente in giacca e cravatta, vestito come se stesse andando a teatro, e in qualche modo il partito voleva denigrare, no, tutta questa musica rock satanica in qualche modo tramite questa cosa, no? Perché la gente stava così molto tranquilla vedendo e ascoltando. E ci sono riusciti a quanto pare, che perché i Rolling Stones non sono mai più tornati in Polonia fino a metà degli anni 90, quindi dopo in realtà la caduta del muro di Berlino. Quello che è successo però è che un sacco di ventenni che conoscevano ovviamente i Rolling Stone hanno cercato di entrare illegalmente al concerto, e da lì ha iniziato un pochino a ribellarsi la gente. È stata fondata anche dopo questo concerto una radio libera in Polonia che passava musica rock, musica un po' più moderna, che diciamo non era permessa prima di questo evento. Quindi grandissimi Rolling Stone. Se andate all'Hotel Bristol, ragazzi, trovate la maniglia dei Rolling. Un'altra roba che ho imparato qui a Varsavia, ragazzi, è che Marie Curie è polacca. Io ho sempre pensato che fosse francese perché si chiama Curie, che in realtà è il suo cognome da sposata, perché si è poi sposata con un signore francese e ha cambiato il cognome. Però è polacca e in realtà è nata nel momento in cui la Polonia era sotto all'impero russo e i diritti delle donne non è che fossero proprio il top. Si sono accorti, il suo insegnante, diciamo, si è accorto che lei era abbastanza portata per la chimica, diciamo, abbastanza intelligente, geniale, in realtà era un geniaccio, e allora lei si è trasferita a Parigi e ha studiato alla Sorbonne, che era una delle pochissime, se non l'unica, non lo so, università in Europa che in quell'epoca permetteva alle donne di studiare. Ed è lì che poi lei ha fatto ricerca ed è diventata conosciuta. Ha vinto 2 premi Nobel, uno
per la chimica, 1 per la fisica, ed è l'unica persona che ad oggi ha vinto 2 premi Nobel in 2 ambiti diversi della scienza. Ecco perché in realtà sulla tavola periodica il polonio si chiama polonio, ragazzi. Cioè ho fatto psh quando l'ho scoperto, no? Perché lei ha scoperto questo elemento e ha voluto chiamarlo così proprio in onore della sua madre patria, che all'epoca di fatto non esisteva, nel senso che non c'era la Polonia, era, come detto, parte dell'impero russo, quindi grandissimo scandalo, no? Non solo una donna ha scoperto l'elemento, ma lo vuole chiamare come il suo paese, che in realtà è occupato. C'è riuscita, quindi il polonio ad oggi è sulla tavola periodica. Un'altra cosa secondo me molto interessante sono le panchine che suonano, e suonano la musica di Chopin, che era polacco, che viveva nel centro della città storica, e il suo cuore in realtà è custodito in una chiesa del centro. Questo perché quando lui è morto la Polonia era occupata dalla Russia e quindi non potevano far entrare il corpo. Allora hanno deciso di mandare il cuore, perché il cuore dell'artista potesse riposare in pace in quella che era la sua patria, diciamo, mentre il corpo non ha potuto rientrare in Polonia proprio per l'occupazione russa. Tra l'altro il ragazzo ha 5 milioni di follower su Spotify. 5 milioni, ragazzi, è un botto, e lui è qualche tempo, diciamo, che non è più in giro a fare concerti. Durante la seconda guerra mondiale l'85% della città di Varsavia è stata completamente distrutta, rasa al suolo. Uno dei pochissimi edifici rimasti in piedi in realtà è il palazzo del presidente, quello che oggi è il palazzo presidenziale. E l'ironia della sorte ha voluto che appunto uno dei pochissimi edifici rimasti in piedi sia chiuso perché lo stanno ristrutturando. Mi sono chiesto, è dalla seconda guerra mondiale che lo stanno ristrutturando o forse no? Questa domanda rimane aperta. Alla fine ho trovato un posto buonissimo in cui mangiare sabato sera, che faceva cucina tradizionale polacca. Ci tornerei 1.000.000 di volte, ragazzi. Io amo il cibo polacco, è davvero buonissimo. Sto aspettando il treno in stazione per andare al Polygon Gathering. Ho ovviamente provato a fare tutto in polacco, ci sono riuscito. Non ho nessuna idea di cosa mi abbia risposto la ragazza, quindi spero che la piattaforma sia quella giusta, spero che il treno sia quello giusto, vedremo. Il treno, per fortuna, era quello giusto e io sono arrivato alla conferenza come previsto e ho subito fatto tanti nuovi amici a partire dal treno stesso. Ho fatto un video in cui ho intervistato vari poliglotti che parlano italiano. Vi consiglio di dargli un occhio perché è carino e noi ci vediamo nel prossimo video. Statemi bene, ragazzi. Un abbraccio grande.